La scorsa settimana, come sicuramente saprete, è venuto a mancare il cavaliere Silvio Berlusconi dopo una vita in politica e una vita da imprenditore che ha toccato indubbiamente la storia d'Italia, sia politica per l'appunto, sia imprenditoriale, con dei grandi successi che hanno un po' mosso anche l'economia del paese, da Mediaset al Milan ad esempio. Indubbiamente è stata una figura controversa, questo è innegabile, c'è chi lo ha amato e c'è chi lo ha odiato, senza mezzi termini. Ma allo stesso modo è stata anche una grande personalità a cui naturalmente non si può rimanere indifferenti nel bene o nel male. A seguito della morte di Silvio Berlusconi, in tanti mi avete chiesto nei commenti su Instagram, in chat, di parlare dei suoi orologi. Non ho voluto farlo subito per non speculare, insomma, su questa notizia che, per quanto importante, è comunque una brutta notizia per la famiglia e per tante anche persone che gli erano accanto. Bene, dopo un paio di settimane credo che se ne possa parlare un po' più liberamente, soprattutto perché alla fine il nostro scopo è semplicemente quello di parlare di orologi, quindi lasciamo da parte la politica e lasciamo da parte anche qualsiasi altro argomento poco rilevante e concentriamoci su ciò che ci piace di più. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su Talk, dove parliamo di storia dell'orologeria ma anche di storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi a polso. Come dicevo, mi avete spesso chiesto negli ultimi giorni di parlare degli orologi di Silvio Berlusconi, ci sono alcuni articoli che lo hanno fatto e voglio prendere spunto proprio da uno di questi, dei ragazzi di Italia Watch Spotter, che vi consiglio di seguire sui social e su internet, proprio per vedere quali orologi indossava Berlusconi, e sono sicuro che una cosa vi stupirà. Ecco, magari stupirà i neofiti, non i veri appassionati, e cioè che Silvio Berlusconi non indossava Rolex. Beh, sì, c'è da dire che Rolex è sicuramente la maison di orologi più conosciuta al mondo, più discussa, soprattutto perché gode di una fama che si è costruita nell'arco di un secolo, ma che non sempre va a braccetto con l'orologeria di lusso. Cerchiamo di capirci, Rolex è indubbiamente orologeria di lusso, laddove per lusso si intenda un oggetto troppo costoso è assolutamente inutile. Per un appassionato, tuttavia, l'orologeria di lusso non è soltanto un orologio costoso, per quanto ben fatto, come possono essere gli sportivi di Rolex. Orologeria di lusso normalmente è parametrata alla qualità di quest'ultima, soprattutto con riferimento ai movimenti interni a questi orologi. Sono sicuro che già sapete ciò di cui sto parlando, ma consentitemi insomma di chiarire il concetto a chi si affaccerà a Talk per la prima volta. Quindi, chiarito questo, l'orologeria di lusso, quella vera, quella che comprano gli appassionati e i ricchi veri, non è Rolex, è raramente Rolex, tant'è che Silvio Berlusconi per l'appunto indossava tutt'altro, in particolar modo Patek Philippe e Cartier, dove Patek Philippe, e questa maison sono sicuro l'avrete già sentita, mi riferisco sempre ai neofiti, è indubbiamente l'incarnazione di orologeria di lusso più alta nella fascia industriale. Industriale tra virgolette, attenzione, Patek Philippe non è orologeria industriale, così come alcune volte si parla di Rolex. I processi sono sicuramente in larga parte automatizzati, ma in ogni caso ancora oggi la manualità degli artigiani fa la differenza. Patek Philippe naturalmente non è da meno, però nell'alta orologeria di lusso ci sono i veri maestri orologiai, i cosiddetti indipendenti, che realizzano orologi davvero di altissimo lusso, perché ogni pezzo, ogni singolo orologio è fatto interamente a mano. E non è questo il caso di maison del lusso, ma comunque commerciali come appunto Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe e tante altre. In ogni caso Patek Philippe rimane la maison più prestigiosa nell'orologeria di lusso più conosciuta. Berlusconi era un amante appunto di questa maison. Era il Patek Philippe Calatrava referenza 3514/8, un orologio completamente in oro, figlio degli anni 60 con la sua iconica cassa a moneta e il famosissimo bracciale integrato di Patek Philippe.
integrato alla cassa. Un orologio iconico per quanto essenziale e indubbiamente di grande eleganza, soprattutto perché appunto figlio degli anni 60, quando gli orologi di lusso ed eleganti si compravano esclusivamente in materiale prezioso. Ma come abbiamo detto, Berlusconi amava Patek Philippe e al polso lo si è visto alcune volte anche con un tourbillon, referenza 3939. La particolarità di questo orologio era non soltanto il tourbillon all'interno, tra l'altro invisibile, quindi una pura complicazione di alta classe e non qualcosa invece che si dovesse vedere, che si dovesse mostrare, ma era anche un ripetizione minuti, ovvero con la sua slitta sul lato pulito della cassa, sul lato di sinistra, che consentiva di far suonare l'orologio per sentire ore e minuti. Anche in questo caso un orologio elegantissimo, piccolo da 33 mm, completamente in oro giallo, come appunto è d'uso negli orologi eleganti. Ma Silvio Berlusconi, da amante dei migliori orologi, non indossava soltanto Patek Philippe, come abbiamo detto, ma per esempio aveva anche un Audemars Piguet, un calendario perpetuo, anch'esso un bellissimo orologio elegante in oro giallo con cinturino in pelle, come il precedente ripetizione minuti di Patek Philippe, con la complicazione però del calendario perpetuo. Un altro orologio straordinario che per esempio rispetto ai più famosi Royal Oak di Audemars Piguet oggi ha un costo veramente bassissimo, siamo attorno ai 20.000 euro. Attenzione, per basso non intendo che sia un prezzo basso oggettivamente, intendo che è basso per un orologio così importante, così complicato rispetto ai 70-80 mila euro che oggi ci vogliono per comprare un semplice Royal Oak in acciaio senza alcuna complicazione. E tra gli orologi di alta e altissima orologeria, come abbiamo visto, Patek Philippe o Audemars Piguet, Berlusconi indossava alcune volte anche un orologio che molti, soprattutto tra i neofiti, non associerebbero mai alla vera orologeria, e sto parlando di Cartier. E abbiamo spesso parlato di Cartier, sono un grande amante della Maison, soprattutto in quanto Maison orologera. Non dimentichiamo che Louis Cartier nel 1904 per la prima volta inventò l'orologio da polso maschile con il Cartier Santos, che gli fu chiesto dal suo amico aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont, che voleva un orologio da poter leggere mentre cercava di far volare il suo primo aereo. Insomma, la storia legata all'orologeria da parte di Cartier è lunghissima e piena di grandi successi, come per esempio il Tank o anche il Pasha, di cui magari parleremo in altre puntate. Ebbene, Berlusconi indossava anche un Cartier, un piccolo Cartier in acciaio oro denominato Panthère, che oggi è invece legato soprattutto all'orologeria femminile, ma che in passato, soprattutto negli anni 70 e 80, non era affatto così. Gli orologi spesso si utilizzavano molto piccoli, soprattutto quelli Cartier, e ancora oggi chi mi conosce un po' lo sa, io amo indossare i Cartier il più piccoli possibili, come se fossero dei piccoli accessori del lusso e dell'eleganza e non degli orologi sportivi come invece siamo abituati. E poi non soltanto gli sportivi, perché purtroppo ad esempio Patek Philippe ci sta abituando a dei Calatrava, quindi degli orologi eleganti come appunto quelli di Silvio Berlusconi, ma sempre più grandi, sempre più vistosi e che forse poco c'entrano con il vero concetto di eleganza. Insomma, Berlusconi non aveva Rolex, ma c'è un aneddoto che si racconta, si sente come voce di corridoio riguardo ai Rolex, e cioè che lui regalava dei Rolex in metallo prezioso ai dirigenti più importanti di Mediaset normalmente e regalava dei Rolex in semplice, inutile, banale acciaio a chi invece meritava di meno. Insomma, orologi che molti risparmiano una vita per poter comprare erano dei regali un po' punitivi da parte di Silvio Berlusconi. Almeno questo è l'aneddoto che si racconta e devo dire che non faccio troppa fatica a crederci. Insomma, questi erano alcuni degli orologi più importanti e più noti che il cavaliere Silvio Berlusconi indossava normalmente in pubblico, e ringrazio i ragazzi di Italia Watch Spotter per averceli fatti vedere con il loro interessante articolo che trovate anche in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se ne conoscete altre e che cosa pensate dei regali Rolex in acciaio di Berlusconi. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui in questa puntata, ci vediamo in un prossimo video qui su Top.